Buongiorno! Buongiorno a tutti! Finalmente ci risvegliamo al caldo e al sole di Tenerife. Siamo nuovamente a Tenerife, a questo punto bisogna dire due parole su quello che è successo in quest'ultimo mese. Allora, noi ci siamo lasciati che eravamo a La Palma, o meglio vi eravate lasciati con la Betty. Per quale motivo? Perché purtroppo io ho ricevuto dall'Italia una notizia e sono dovuto partire di corsa e rientrare urgentemente in Italia. Quindi la situazione che sembrava ormai stabilizzata da 2 mesi fa è un po' precipitata, purtroppo. Quindi questo ultimo mese ha un po' stravolto tutti i nostri programmi, purtroppo. Ma d'altronde la famiglia richiede sempre un po' di attenzione. Un padre ormai anziano, un padre che sarebbe mio padre, colui che mi ha instradato quando ero ancora piccolino a questa vita di mare, all'amore per il mare, all'amore per la vela, colui che in età matura, appassionato di sci, mi ha instradato anche allo sci, alle gare, ex dirigente di una squadra agonistica di sci, ci ha lasciato. Ormai il suo fisico non reggeva più e ci ha lasciato serenamente. Io sono riuscito a rientrare in Italia e a accompagnare le ultime ore di vita di mio padre. Ovviamente tutta questa cosa ci ha segnato, anche se ovviamente avendo un'età anziana poteva essere prevedibile, e soprattutto ha segnato l'altra persona che è rimasta in famiglia, che è la mamma. Quindi noi siamo rimasti in Italia, a Genova, un po' di settimane. Betty, sistemati i lavori, sistemato il camper, mi ha poi raggiunto in Italia e abbiamo iniziato tutte le pratiche necessarie per poter proseguire una vita sociale della famiglia e poter accompagnare serenamente il dolore del lutto. Ovviamente tutto questo non deve condizionare troppo la vita. La morte fa parte della vita e sappiamo che prima o poi ci aspetta a tutti. Chiaramente bisogna cercare di arrivare nella maniera più serena possibile. Io sono sereno perché papà ha vissuto una vita bella che meritava di essere vissuta. Mi ha insegnato tante cose, mi ha trasmesso tante cose, alcune ovviamente non le ho seguite, come fanno tutti i figli. Segno di rettitudine ex militare, ovviamente ha cercato di trasmettermi cose che io da buon figlio, come tanti figli fanno, ovviamente non ho seguito, ma l'onestà e la correttezza che mi ha trasmesso, quella certamente l'ho seguita e credo che ci abbia accompagnato tutta la nostra vita. Quindi serenamente, sistemate le cose a casa, sistemata soprattutto moralmente mamma, che comunque non è da sola perché ha tante amiche che stanno con lei e che la accompagnano. Noi abbiamo ripreso la nostra vita da vagabondi, ormai la nostra vita non è più in Italia, non è più a Genova e quindi siamo tornati qua. Adesso cerchiamo di riprendere il nostro viaggio. Devo ringraziare comunque la persona che mi è qua di fianco, che mi è stata vicino continuamente e assieme a me ha condiviso tutte le incombenze necessarie. Quindi adesso abbandoniamo questo momento triste e riprendiamo la nostra vita. Papà lo ricorderemo sempre e sarà sempre vivo nei nostri ricordi. E un po' anche con noi, ovviamente. Ciao papà. Riprendiamo a viaggiare. Si riparte. Torno alla vita e ad attirare. Finalmente si torna a casa. Non gonfiate il giubbotto di salvataggio. Betty dorme. Rilassata.
Qui siamo alla Marina del Sur, dove ha la barca Paolo, il nostro amico, ed è un'ipotesi anche per noi in un prossimo futuro, chi può saperlo. Posto molto ben riparato, qui il predominante è il grecale, ovviamente anche oggi c'è un discreto grecalino, siamo sui 20 nodi all'incirca, quindi che è l'aliseo predominante delle Canarie. Il posto è molto gradevole, pieno di inglesi, qua sono quasi tutti inglesi. A Los Cristianos e Las Americas sono quasi tutti italiani, qua sono quasi tutti inglesi. Vabbè, adesso facciamo l'ultimo passeggio della mattina, poi un po' di spesa, Mauro. Eh sì, perché quando Betty ha lasciato il camper, l'ho lasciato da Emiliano, dal nostro amico, anche perché comunque doveva completare dei lavori sul camper che poi vi faremo vedere come è diventato Carletto, l'abbiamo un po' rinnovato, quindi vedrete. E quindi siamo col camper vuoto. Siamo arrivati ieri sera sul tardi, Emiliano è venuto a prenderci in aeroporto, ci ha consegnato il camper e adesso dobbiamo dedicarci a rivitalizzare Carletto, cioè a prendere un po' di rifornimenti. Perché Non abbiamo niente da mangiare, Mauro, non deve morire di fame, poverino, che ha deperito. adesso ci facciamo un po' di spesuccia.